Buongiorno amici del canale. Ciao! Mettiamo mano oggi a questa console che può diventare all'occorrenza un piccolo tavolino. Sì. Da-da! Che ne so, devi ospitare qualcuno e ti serve più spazio per mettere l'aperitivo, o la vuoi mettere come appoggio a Natale quando metti, che ne so, i regali, una qualsiasi console che però all'occorrenza sposta in mezzo e diventa più grande. Questi mobilettini qua li trovate veramente a poco in tanti mercatini e voi mi direte, ma dove? Dipende da dove cercate. Certo che se andate nei posti più famosi, tipo, che ne so, le piazze pure rinomate, tipo Franco va sempre nei posti più costosi, vero Franco? Bisogna saper cercare, però c'è una cosa sicura: pezzi come questo, che hanno almeno 150 anni di storia, devono essere assolutamente salvati, vero? Sì. Come lo faremo? Particolare. Partiamo. Questo piano è bellissimo, ci piace perché ha una vena centrale di un legno grossissimo, perché voi se vedete è una vena unica, vuol dire che questo tronco è stato purificato, è stato sicuramente sistemato e hanno tolto via una bella parte ai laterali, ma guardate, questa è una tavella unica e qua ai lati continua con la grandezza, quindi in realtà questo è un tavolo che è stato prodotto, un tavolino che è stato prodotto con un ramo molto grosso, un pezzo di albero molto grosso. Ci piace quindi questa bella vena centrale, ma ci piace anche la sua vecchiaia, i suoi segni. Quindi ora io passo la levigatrice, una grana 120, ma faccio attenzione a togliere i segni, ma non troppo. Io voglio togliere via l'ossidatura del tempo, un po' l'annerimento che non mi fanno vedere la vena del legno. Io uso la mia levigatrice, che è una roteorbitale, ha una carta fantastica perché è adesiva ma è anche trasparente. Cosa vuol dire? Che assorbe al 100% tutte le polveri, quindi la posso usare anche qua che ho computer e altre cose. Quindi l'appiccico, vedo che è fatto, e la collego a un aspirapolvere che mi aspira tutto. E adesso partiamo. Quando si ha un tavolo così bello, con un legno così bello, che nemmeno Franco vorrebbe cambiare, non possiamo assolutamente far nulla che diciamo, far risaltare le sue belle vene. Si vede proprio la vena del legno centrale, grande, dove armonizza, no? Si vede questo bellissimo punto in cui la vena è larga, quindi questo è un unico pezzo di tronco, non è neanche tanto piccolo. Quindi abbiamo deciso di fare una lavorazione molto delicata che va, diciamo, a impreziosire il tavolo senza appesantirlo, mettendo questo transfer sui lati, quindi sulle ali. In questo modo, quando noi metteremo giù le alette, così, si vedrà comunque, perché il decoro rimarrà qui. Ma la vena principale, che è sul legno, sul tavolo, sulla parte centrale, rimarrà comunque sempre ben evidente. Quindi, ma tagliamo? Sì. Usiamo oggi il nostro liquido magico, 2 cucchiaini, un pennellino per stendere bene il liquido e vi facciamo vedere come si fa. Partiamo con un pezzo di decoro, lo mettiamo al lato. Lo pinziamo da un lato così non si muove. Vediamo solo dov'è il disegno, di qua, facciamo qua. Si prende un pennellino, si intinge nel liquido, si solleva, occhio che se non sollevate fate un pasticcio, fate una pozzanghera, mi raccomando, sempre sollevare il foglio quando si mette il liquido. Metto ancora un po'. Nel frattempo ricordate questa cosa: si alza il foglio quando si mette il liquido
e prima di abbassare il foglio bisogna controllare che il liquido non faccia pozzanghera. Quindi se vedete che ce n'è un po' troppo, soffiate un attimo, poi abbassate e grattate delicatamente, se potete prima da un lato e poi dall'altro in questo modo. Anche come fa Emma, movimenti circolari vanno benissimo. L'importante è che non si dimentichi neanche 1 millimetro, perché altrimenti in quel punto poi non verrà trasferito l'inchiostro. Ora guardiamo se la magia è avvenuta. Ricordate che il nostro legno è abbastanza scuro e che si vedrà ancora di più il transfer quando poi dopo verrà protetto. Ecco qua. Il disegno deve essere molto delicato e deve solo impreziosire il legno, deve essere un ricamo, altrimenti coprirebbe le bellissime venature. Sembra quasi dipinto con la matita, vero? Fatto a mano con una matita. Molto bello. Ora continuo con tutto questo transfer. Ricordate, transfer di fotocopia laser, mi raccomando, e lo facciamo anche dall'altra parte. Quello che vedete qui è il nuovo protettivo opaco. Perché dico nuovo? Perché mi avete talmente fatto arrabbiare nei mesi scorsi che ho completamente cambiato il prodotto che prima rivendevamo. Prima vendevamo un prodotto che era opaco e soft touch, che vuol dire tocco soft, delicato, no? Perché creava il velluto, creava la floccatura sulla superficie. Il problema è che tanti di voi non avevano capito perché è stato studiato questo prodotto. Era un protettivo che doveva essere usato per, sì, tavoli, per la carità, per, diciamo, scrivanie, per complementi, ma magari non su cucine che andavano poi lavate o magari strofinate. Questo perché ve lo dico? Perché la floccatura, la vellutatezza che veniva data appunto dall'effetto soft touch si sarebbe poi negli anni rovinata. Quindi ho deciso di prendere la palla al balzo, visti gli errori che comunque ho visto dopo alcune problematiche che sono uscite, e togliere completamente il prodotto dal commercio e rifarlo. Adesso avete di fronte a voi un protettivo che è alla pari con gli altri due, quindi con il satinato e con il lucido, però è opaco al 100% e non crea nessun effetto, quindi non c'è velluto, non c'è nulla. Potete asciugarlo come gli altri? Sì. Potete stenderlo come gli altri? Sì. È facile da stendere? Molto. Possiamo usare con tutti i pennelli questo prodotto? Sì, ma come sempre ricordate una cosa. Ci sono dei protettivi che mettono molto molto in rilievo la vostra stesura. Quando mi dite Elisa, io non riesco a stendere bene questo protettivo perché mi rimangono gli aloni, cosa sbaglio? Tu sbagli il fatto che non hai capito che non è il protettivo che lascia gli aloni, ma il protettivo, se è satinato o lucido, mette in rilievo tutto quello che tu hai fatto prima. Quindi se hai fatto delle pennellate brutte, se hai lasciato dei solchi, se hai lasciato delle rullate fatte male, il protettivo nel momento in cui è satinato o lucido ti mette tutto in evidenza. Essendo opaco, lui lo fa un po' di meno. Però ricordate, prima di passare il protettivo opaco si deve sempre avere una superficie perfetta. E come si fa? Passando la spugna liscia superfici, che trovate sempre dai rivenditori Magipaint sul sito di Easy Rom. Io dico che in ogni ordine deve sempre esserci una spugna liscia superfici, perché è quello che vi rende il restyling perfetto prima di passare la cera o il protettivo. Si passa delicatamente, lisciando la superficie, si toglie la polvere con un pannettino e poi si è pronti per passare la protezione, che sia olio, che sia cera, che sia vernice protettiva, deve sempre essere fatto questo passaggio. In questo modo vi togliete il problema che poi rimangano, diciamo, le pennellate del protettivo, ma avete capito? Non è il protettivo, è la stesura del colore che c'è sotto. Ora, io colgo la palla al balzo per farvi vedere com'è questo protettivo opaco. Questo protettivo non si vede, è completamente trasparente. Voi vedete questo tavolo adesso? Bene, dopo il protettivo, quando sarà asciugato, sarà uguale. Quindi, perché ve lo faccio vedere sul legno grezzo? Perché se sul legno grezzo vi piace, vi piacerà su qualsiasi colore, perché a tanti di voi, a quelli che scelgono questo tipo di protezione, piace l'effetto completamente opaco, senza segni. Una parete, per esempio, completamente fluttuante opaca. Chiaro è che se vi andate poi dopo a stendere il protettivo opaco vi aspettate di non vedere i segni che vedete sul lucido, sul satinato, ed è così, ma mi raccomando, la preparazione del supporto deve sempre essere ben fatta. Questo protettivo sul tavolo non ve lo stendo con un pennellino sottile, come può essere il pennello da protettivo o il pennello Maggie che spesso possiamo usare per questo tipo di stesure. Su una superficie come un tavolo grezzo in legno che beve tanto, io ve la devo stendere con un pennello che ha un po' più di serbatoio.
E non è il pennello a lasciarvi il solco, no, è come tu la stendi, se passi troppe volte, se tiri troppe volte. Potrei anche passarla con il nuovo rullo, quello con il pelo medio per esempio, verrebbe molto bene, ma anche lì, se il protettivo asciuga velocemente, tu non devi star lì a ripassare troppe volte, devi far sì che la stesura sia morbida, omogenea. Quindi, ora io nel mio barattolo del mio protettivo opaco metto ancora un goccino di acqua, poca, metto l'acqua, ovviamente leggendo l'etichetta, mi raccomando, ma anche in base alla temperatura, in base alla stagione, in base a dove mi trovo. Se io adesso sono in Piemonte, non posso mica avere la temperatura che avete in Sardegna in questo momento. Quindi è fondamentale calibrare anche l'umidità dell'aria, se fa bello, se fa brutto, se piove, se è Natale, se è Pasqua, cambia sempre. Quindi in base a quanto è secca l'aria, voi dovete mettere più o meno acqua. Io ora prendo il mio pennello Elizabeth Big, perché è un pochettino più grande, mi lascia un pelino più di serbatoio e quindi posso usare ancora di più protettivo nello stesso momento, lo carico e si carica così, riempiendo il serbatoio che è all'interno, facendo questo movimento, scarico delicatamente, vedete che il serbatoio all'interno è bello pieno, parto dal centro e mi allargo a destra e a sinistra. Non dovete lasciare accumuli, mi raccomando, perché se mi lasciate accumuli poi dopo si vede la velatura. Quindi una cosa importante è ricordarsi che su legno grezzo beve un po' di più, devo spalmarlo bene, allargarlo bene bene, certo, lisciarlo subito in modo che non lasci segni. E vedete qua per esempio c'è una chiazza, questa chiazza non va bene. Deve essere bello omogeneo dappertutto, quindi la allargo e porto il protettivo dove ancora non c'è. Liscio la superficie in modo che diventi bello omogeneo. Ecco qua, vado a rifinire bene i punti in cui ne ho messo poco e probabilmente si è anche già asciugato, liscio. Ricordate sempre che è importante fare questo ultimo passaggio in modo che sia proprio bello omogeneo ovunque, in modo che non ci siano anche delle pennellate al contrario, che non ci devono essere. Qua il carico prendo e sposto se l'ho messo troppo. Sposto, liscio e rendo il tutto bello bello omogeneo. Uno, 2, 3, 4 e 5. Per questo tavolino abbiamo deciso di stare molto basso profilo, vero? Perché basso profilo? Perché lui è già scuro, è già caratterizzato da questo colore del legno che è veramente, diciamo, quasi bruciato dal tempo e quindi secondo noi è il colore perfetto del Parisienne. Non ve lo facciamo vedere da un po', ma è uno dei colori più belli che c'è nel mio Magic Paint. Non perché sono di parte, ma perché è un nero veramente introvabile. Se lo usate in purezza, ovviamente è leggermente più scuro, ma se me lo usate fluido, tirerà fuori una venatura che tende leggermente al marrone, al verdone, è un nero veramente camaleontico, pazzesco. Ora noi facciamo dappertutto sulla struttura sottostante una bella passata di New Parisienne e se lo stendiamo bene potrebbe anche bastare una mano sola. Leggero décapé su tutta la struttura sottostante per far uscire un po' di legno. Io passo sempre prima il panno in modo da non far alzare la polvere. Ed ecco qui. È molto più delicato l'effetto, anche se il disegno è fatto sulla gambina.
lo puoi controllare meglio. E viene fuori solo dove tu vuoi. Così. Molto delicato, molto originale e vintage. Un velo di protettivo opaco anche a proteggere il nero. Uso l'Elizabeth in versione più small e lo passo dappertutto. Attenti a una cosa, non vi preoccupate se quando andate a carteggiare il nero viene fuori questo, è normale, andiamo a sollecitare i pigmenti e il gesto che c'è all'interno della tonalità. Una volta che noi andiamo poi a proteggere, e asciuga ovviamente, il colore cambierà completamente e diventerà unificato. Questa è una cosa che capita normalmente con i toni molto scuri, quindi con i neri, con i blu scuri, con i grigi, è abbastanza normale. È fondamentale quando noi segniamo il protettivo e siamo in verticale, non in orizzontale, fare attenzione a stenderne veramente poco e ad andare a togliere eventualmente tutte le gocce che si possono formare, perché le gocce sono veramente antiestetiche. Anche questo restyling. È finito. Cosa vogliamo dire di questo tavolo? Secondo me ha preso un aspetto raffinato, moderno, ma va bene anche negli ambienti un po' più classici forse. Siamo riusciti a fare una cosa che sta bene ovunque. Sei stata brava, visionaria, perché io non avrei detto che un transfer su questo legno stava così bene. Invece è stata Emma a dirmi, ma secondo me una cosa molto stilizzata, molto delicata potrebbe veramente rendere omaggio a questo bel legno. E aveva ragione, perché in effetti ora che lo vedo così, mi viene da dire, quando è aperto perché ci piace tenerlo aperto perché ci serve, ha tutta la sua bellezza, ma se devo chiuderlo sicuramente non perde bellezza, anzi rimane comunque sempre qua e visionabile, ma non va sicuramente ad appesantire il tutto. E questa parte centrale e linea, che è la parte più bella e più, diciamo, veramente d'effetto, perché questa vena di legno è veramente bellissima, non è stata coperta. Quindi sono molto molto contenta, soprattutto del colore che c'è sotto, perché doveva esserci New Parisien, qui nessun altro colore. E vorrei dirvi una cosa, a volte meno è meglio, quindi non cerchiamo per forza di fare dei restyling mettendo sopra 50 tecniche, studiando chissà che cosa, perché non serve, quando uno è bello, vero? Sì. Ricordiamo solo che i prodotti Magic Paint non si comprano su Amazon, ma sull'unico sito italiano che rivende Magic Paint, che si chiama elisirom.com, oppure andate dai nostri bravi rivenditori che trovate sul sito magicpaint.it e sono suddivisi per regione, quindi trovate il vostro. Ciao! Ciao!